Ciao a tutti, io sono Eracle e questa è la mia lavatrice. Benvenuti al canale Meditazioni in Corso e soprattutto a questa nuova rubrica che si chiama Meditazioni Sbagliate. Come vedete mia moglie ha deciso di far partire la lavatrice proprio adesso, quindi non posso fare quello che avevo in mente di fare. Bisogna aspettare qualche minuto, il programma è quasi finito, 800 giri, è un programma lana, insomma, è quasi finito. Quindi ci vediamo tra poco e grazie sempre per la partecipazione. Stiamo aspettando che il segnale di fine programma ci avvisi. Bisogna saper aspettare. Ci sono i tempi della materia, i tempi della coscienza. L'attesa. Sembrerebbe che la lavatrice sia pronta a fare silenzio dentro se stessa e permettere che qualcos'altro si esprima. Aspettiamo ancora un pochetto e tra un po' iniziamo. Dopo la sigla. In questo canale vorremmo in qualche modo affrontare esercizi, tecniche meditative e grandi domande che hanno conquistato il cuore dell'umanità, cercando di farlo senza cadere nella superstizione, ma nello stesso tempo senza cedere a censure razionaliste. Vedremo se ci riusciremo, ma sicuramente ci proveremo e cercheremo di rispondere a quelle grandi domande che l'arte, la filosofia, la scienza e la mistica hanno cercato di affrontare e di risolvere nei loro migliori momenti. La domanda di oggi è una domanda un po' particolare, è una di quelle domande, di quelle incognite che vale la pena porsi, come chi sono, dove vado, oppure chi me ci ha mandato, ci sono venuto da solo oppure me ci hanno mandato, ad esempio, o anche chi me l'ha fatto fa. Ecco, queste sono le grandi domande a cui vogliamo rispondere e in particolare oggi ci concentreremo su un gruppo di domande che sicuramente tutti si sono fatti in qualche momento della vita, forse nei momenti più alti, più ispirati o forse nei momenti di crisi. Hanno alzato gli occhi al cielo, hanno guardato il pavimento o un cassetto di casa e si sono detti: che fine fanno quei calzini che non trovo? Che succede con i calzini spaiati? Oppure, che succede quando annodo il filo intorno all'asciugacapelli, intorno al manico dell'asciugacapelli e poi quando lo vado a ritirare si riaggroviglia nuovamente? Questi sono misteri molto importanti, cercheremo comunque di usare il rasoio di Occam, quindi escluderemo ipotesi come quella del vicino di casa, collezionista di calzini, o che annoda i fili per poi scappare dalla finestra, ma cercheremo di vedere quali sono le reali possibilità, basandoci su un metodo rigoroso, ma vorrei anticiparvi che qui in questo canale la cosa più importante non è tanto avere ragione, ma è il ragionamento. Quindi ci occuperemo di affrontare e di risolvere i misteri come questo. Oggi lo dedichiamo al problema dei calzini spaiati, come vedete. Dove vanno a finire questi calzini? Che cosa succede a questi calzini? Risponderemo a queste domande senza dogmi, con inflessibilità intellettuale, ma nello stesso tempo con quella elasticità, con quell'apertura emotiva e mentale che ci permette di non ingabbiarci in un'opinione, non imprigionarci in una convinzione. Bene, affrontiamo il problema dei calzini spaiati. Naturalmente questa è una mia interpretazione e nel nostro canale incoraggiamo la libera interpretazione. Vorrei sapere anche qual è la vostra opinione e vorrei sapere anche se avete altri misteri ovviamente da proporre, qual è la vostra esperienza. Per questa dimostrazione cambieremo fotocamera e quindi gireremo questa parte del video con il cellulare, perché chi evade non mettese a cambiarcelo. Quindi andiamo in modo molto più rustico, più rurale e a tra poco.
Bene, questa naturalmente è un'interpretazione. Credo che nelle lavatrici moderne questo non sia più possibile, ma con la lavatrice di mia mamma succedeva regolarmente. Man mano che si girava il cestello, una volta che il calzino rimaneva incastrato tra la guarnizione e il cestello, veniva risucchiato all'interno, tanto che il tecnico della lavatrice, portandola via e dovendola smontare, trovò un po' di calzini. Bene, questa è un'interpretazione, una teoria, non so voi come la pensate, non so se avete anche altre spiegazioni, non fatevi problemi, se avete spiegazioni più complottiste o spiegazioni più fantascientifiche, non censuratevi, qui non discriminiamo nessuno, siamo aperti a qualsiasi teoria, a qualsiasi possibilità. Fatemi sapere cosa ne pensate, qual è la vostra opinione. Fatemi sapere cosa ne pensate, qual è la vostra opinione e adesso riprendiamo il video per trarre le opportune conclusioni. Quali sono le conclusioni che possiamo trarre da questa esperienza? Personalmente traggo delle conclusioni che non c'entrano niente con tutto quello che abbiamo visto, o forse sì, ma sono totalmente arbitrarie. La prima cosa che mi viene in mente è che più importante di avere ragione è il ragionamento. La seconda cosa che mi viene in mente in modo sempre totalmente arbitrario è che il ragionamento non è mai individuale ma collettivo. Sono gli insiemi a migliorare gli individui e non gli individui gli insiemi. E che il pensiero può maturare attraverso processi di similitudine, di contiguità, ma anche di contrasto, e cioè non solo attraverso l'accordo, ma anche attraverso il disaccordo. Un'altra cosa che potremmo concludere, non si sa bene da cosa perché abbiamo solo visto un calzino, un'altra cosa che potremmo concludere è che non vale la pena essere troppo possessivi con le proprie convinzioni, con le proprie idee, ma vale la pena mantenere una certa libertà di pensiero, una certa flessibilità. E quando mi riferisco alla libertà di pensiero non mi sto riferendo solamente a qualcosa che ha a che vedere con l'imposizione del punto di vista di altre persone, ma anche una libertà interna. Nello stesso tempo vale anche la pena lottare per le convinzioni più profonde, perché a volte quando tira il vento molto forte conviene rimanere aggrappati e saldi a un centro di gravità. Un'altra cosa che mi viene in mente è che i nostri pensieri, le nostre opinioni, i nostri successi, le nostre sconfitte, le nostre vittorie, i nostri fallimenti, le nostre invenzioni, ciò che creiamo, ciò che pensiamo, il nostro contributo che diamo, non è mai veramente personale, o meglio, in fondo non ci appartengono. Con questo non voglio naturalmente negare la validità dello sforzo e dell'esperienza individuale, ma vorrei dare una visione un po' più grandangolare a quello che succede. Naturalmente è un'opinione personale. E per ultimo, cosa forse più importante, quando si fa la lavatrice, controllare subito e contare tutti i calzini prima di stenderli. Mo voi direte, zio Eracle come te chiami su sto canale, ma per dice tutta sta roba ci dovevi fare sta tarantella del calzino, la lavatrice. Oggi so così, mi sento creativo, vabbè? Il jack del microfono era staccato. Ho parlato con l'audio del reflex. Ci posso vedere. Che tipo di imprecazione potrei usare per questa circostanza? Avete dei suggerimenti? Grazie.